Speciale Honda DCT, amici di Moto.it, oggi vi parliamo del cambio sequenziale a doppia frizione della casa giapponese. Ha debuttato nel 2010 sulla potentissima Honda VFR 1200F e oggi, 8 anni dopo, lo troviamo su una gamma veramente estesa di modelli. Si va dall'Honda XADV, il primo SUV a 2 ruote, fino alla Honda Cross Tourer da viaggio, senza contare poi il diffusissimo Integra e la nuovissima Honda Goldwing, quindi una gamma estesa di modelli che ci fa capire come il cambio DCT sia adatto all'utilizzo in città, nel turismo, ma pensate un po' anche in fuoristrada. Adesso facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come è fatto il cambio DCT. Scordatevi l'effetto un po' terribile da motore imballato tipico delle trasmissioni a variazione continua. Qui c'è un vero cambio meccanico a 6 marce dotato come caratteristica pressoché unica di un doppio albero primario coassiale e di 2 frizioni, e la gestione è completamente elettronica. Il tutto ci regala cambiate velocissime, senza strappi e a prova di errore. Ma vediamo nel dettaglio come è fatto il cambio DCT. Innanzitutto non troviamo la leva della frizione e manca anche il pedale del cambio. Il pilota resta assoluto protagonista delle moto dotate di cambio DCT. Perché? Perché può scegliere tra varie modalità di funzionamento. Innanzitutto ci sono 2 modalità completamente automatiche, Drive e Sport. La prima è perfetta per la guida tranquilla perché ci regala cambiate molto fluide e fa consumare anche meno. La seconda, Sport, aumenta il regime di cambiata automatico e quindi è perfetta ad esempio nella guida nel misto. La seconda tipologia di cambiate invece è completamente manuale, si chiama appunto manual, si seleziona dal blocchetto di destra e poi consente al pilota di cambiare marcia con i pedal disposti sul blocchetto di sinistra. Con il pollice si scala marcia e con l'indice si sale di rapporto. Inoltre le versioni sopra i 1000 cc ci danno delle esaltanti doppiette in scalata perché queste moto sono provviste del Ride by Wire. Quindi tutto questo cosa ci dà? Delle moto perfette in città, nel misto e pensate anche in fuoristrada. Ma adesso facciamo una carrellata sui vari modelli dotati di DCT. NC750, compreso Integra, XADV, Cross Tourer e poi c'è lei, la regina del fuoristrada, Africa Twin in versione standard e in versione Adventure Sports, ed è proprio con lei che andiamo a raccontarvi il funzionamento del cambio sequenziale in questo speciale di Moto.it dedicato al DCT. Tante parole per spiegare il DCT, ma poi il funzionamento è veramente semplice e basta un dito. Guardate qua, accendo l'Africa Twin, sono in neutral, inserisco la marcia e sono pronto per andare. Si parte! Ragazzi, inizia il nostro giro in città con l'Africa Twin 2018 DCT e ovviamente parto con la modalità Drive. Lo vedete qui, è stato molto semplice, ho acceso la moto da neutral, ho inserito Drive, quindi funzionamento completamente automatico e vedete come la moto adesso privilegia ai massimi livelli veramente la dolcezza di funzionamento. Sono a 55 km/h indicati, a 2000 giri e sono già in quinta marcia, quindi tantissima dolcezza di funzionamento e consumi bassissimi. La risposta è molto pronta, sono passato subito dalla quinta alla terza marcia. È una logica di funzionamento molto intelligente, vedete che adesso posso procedere anche con un filo di gas e quando rallento, ad esempio come adesso in questo caso, non devo pensare a mettere la prima e a non far spegnere la moto perché il sistema automatico da solo passa in prima marcia. Drive non è l'unica modalità di funzionamento automatico perché con questo tasto che ho utilizzato per inserire la marcia prima posso passare da Drive a Sport, che è un'altra modalità automatica che però privilegia la risposta sportiva del motore e soprattutto del cambio, perché le cambiate di marcia avvengono a regimi più alti. La modalità Sport automatica prevede poi 3 livelli di intervento. Adesso sono su S1, quindi è una modalità sportiva ma non esasperata. Se tengo premuto il tasto DS passo a S2, quindi una risposta un po' più pronta. Poi vedete anche nel traffico come l'attacco della frizione è talmente dolce che rende manovrabile l'Africa Twin, che è una Max Enduro con 95 cavalli. La cosa bella è che arrivo alla rotonda e poi posso, guardate, paddle di sinistra, scalare marcia. Anche se sono in drive, l'Africa Twin mi consente di passare alle cambiate manuali, poi il sistema è intelligente e da solo, vedete, è passato di nuovo alla seconda. Adesso scalo prima con la doppietta. I motori sopra i 1000 cc dotati di Ride by Wire hanno anche questa funzione bellissima delle doppiette in scalata. Adesso facciamo una partenza a semaforo in modalità manual. Guardate, se voglio posso tenere la moto fino al limitatore. Il sistema è intelligente perché rifiuta
i cambi di marcia che possano portare a un fuorigiri, quindi scalate assassine, non potete farle e quindi non potete rovinare il cambio e il motore. Inoltre, anche se siete in manual, quando arrivate al semaforo e siete ad esempio in quinta, la moto non si spegnerà, ma in maniera sempre altrettanto furba e intelligente capirà che vi state fermando e passerà alla prima marcia da sola. Quindi tutto il piacere di guida, ma siamo al riparo dagli imprevisti, dagli errori e dai fuorigiri. Inoltre una cosa molto piacevole di questo sistema DCT è che potete dimenticarvi quel classico clock fragoroso al semaforo che si ha quando si inserisce la prima marcia con quasi tutte le moto. Questo col DCT non avviene perché le cambiate sono dolcissime anche quando si innesta il primo rapporto. Basta chiacchiere e lasciamo la città per dirigerci in autostrada e poi sui mitici percorsi delle prove di Moto.it. La prova delle Honda DCT in autostrada l'abbiamo fatta, ovviamente questo non è il posto dove lo si apprezza di più perché lo si usa anche di meno, però abbiamo rilevato due cose. Prima cosa, è immediato nelle fasi di scalata quando bisogna effettuare un sorpasso in piena sicurezza e quindi in tempi molto rapidi. Seconda cosa, i consumi calano in maniera molto sensibile perché ad esempio nel caso dell'Honda Africa Twin abbiamo una diminuzione rispetto alla versione col cambio manuale di circa 0,5 litri per 100 km. Però adesso arriva il bello perché andiamo a provare le Honda DCT sul Passo Penice, dove proviamo tutte le moto a Moto.it. Andiamo! Eccoci nel misto, la parte che ci piace di più qua sul mitico Penice. Adesso sto guidando in drive, però non è la modalità che prediligo nella guida da solo con l'Africa Twin. Passiamo subito a Sport, automatica però con cambiate a regimi molto più alti. Tiene il rapporto tantissimo, sono ancora in seconda a 6.000 giri, quindi è una modalità di funzionamento automatica veramente brillante. Anche in piega non passa al rapporto successivo, il sistema capisce che la moto sta facendo una curva e tiene il rapporto. È regolabile su 3 livelli e questa è la S3. Se tengo schiacciato il tasto DS passo a S1 e in questo caso le cambiate avvengono a regimi inferiori ma comunque molto brillanti rispetto a drive. Poi la cosa molto furba del sistema Honda DCT è che posso utilizzare i paddle sul blocchetto di sinistra, quindi meno per scalare e più per salire di marcia anche mentre sono in drive. Adesso vedete, sto guidando in modalità automatica ma decido di scalare marcia. Tac, pollice, seconda marcia, adesso metto la terza, quarta, quinta. Poi il sistema è intelligente, capisce che non voglio più cambiare marcia con i paddle e arriva a inserire le marce superiori lui. Io però posso di nuovo intervenire e scalare, quindi non sono obbligato ogni volta a convertire da manual a drive per utilizzare i paddle. Ma l'altra anima della DCT è quella completamente manuale, è molto semplice, basta chiudere il gas e col tasto di destra, guardate il mio pollice destro, schiaccio il tasto grigio e passo a manual. Adesso ho un vero e proprio cambio manuale sequenziale che al posto di utilizzare leva della frizione e pedale del cambio mi fa fare tutto con i due tastini. Vedete che rimango in seconda, posso tenere la marcia fino al limitatore, guardate, adesso non esagero con la velocità perché i 95 cavalli dell'Africa Twin la fanno andare molto forte. La doppietta è fantastica. Il lato sportivo, come vi dicevo, è esaltato da cambiate velocissime a prova di errore, non posso fare scalate che danneggino il cambio o il motore e tengo il gas aperto, quindi veramente una conduzione sportivissima. Guardate, adesso ho messo addirittura la prima, guardate, prima faccio apposta la scalata per farvi sentire la doppietta. Poi ovviamente posso utilizzare il manual anche con marce lunghe di tutto riposo. Sono in quinta a 2200 giri, vedete che non scala da solo, mi tiene la marcia come se fosse proprio un cambio tradizionale. Posso tirare le marce fino al limitatore, mentre se arriva uno stop o faccio la frenata panico, adesso non ho dietro nessuno, ve la faccio vedere, faccio la frenata panico in quinta, arresto la moto, torna da solo in prima marcia, quindi mi evita lo spegnimento del motore durante le frenate più brusche. Posso cambiare anche a moto piegata e non ho nessun contraccolpo sulla frizione, quindi veramente un cambio
riuscitissimo. L'ultima evoluzione del DCT tra l'altro ha un funzionamento morbido, molto regolare, e l'attacco della frizione è perfetto anche alla bassissima velocità quando siamo ad esempio nel traffico. Adesso abbandono le modalità di guida più sportive, sia automatica sport che manual, vedete che ho ancora indicata la marcia, e metto col tasto di destra, col pollicione, la modalità completamente automatica drive, quindi quella più regolare. Perché? Perché adesso ho caricato il passeggero e la modalità drive è fantastica anche sui percorsi misti, perché rende la guida veramente fluida, non si sentono più contraccolpi nei cambi marcia come avviene invece con una moto classica quando magari scaliamo 2 marce prima del tornante, ma si ha una conduzione totalmente fluida che è perfetta per la guida a pieno carico, con i bagagli e col passeggero sulle strade di montagna. Anche nella guida col passeggero, guida turistica in drive, sono al riparo da spegnimenti improvvisi, magari nei tornanti. Avete presente il tornante strettissimo tipo quello dello Stelvio? A salire, se non si tiene bene il motore in tiro e la frizione in mano, si rischia anche di far spegnere la moto con una conseguente caduta a terra. Eccoci ragazzi, abbiamo terminato anche la prova nel misto con il passeggero. Ci credo che il passeggero pesava tanto. Abbiamo dietro Marcello Romano, soprannominato Bulldozer. Quanto pesi? 120 in ordine di marcia. 120 vestito, facciamo anche 130. Marcello è un grande esperto di fuoristrada. Raccontami quali sono le tue impressioni velocissime del DCT in fuoristrada. Ma a me piace tantissimo rispetto al cambio tradizionale, Andrea, perché mi lascia libero di guidare. Quindi penso solo a schiacciare i bottoncini e a dare del gas. Però Bulldozer è un grande esperto di fuoristrada e ha la fortuna di avere gli allievi che passano dalle moto col cambio tradizionale a quelle col DCT, quindi a caldo tu puoi vedere quali sono le loro impressioni e il primo commento che fanno e anche magari il commento che ti fanno dopo un po' di utilizzo del DCT. All'inizio, quando assegniamo le moto la mattina, sono tutti un po', diciamo, incuriositi, tra virgolette. Poi dopo invece nel corso della giornata riescono a prendere un po' di più di confidenza, apprezzano di più il DCT perché li fa divertire di più. Perfetto, e adesso andiamo a vedere come va il DCT su difficoltà anche di un certo rilievo per vedere quali sono le differenze e soprattutto quale è più facile da utilizzare. Ragazzi, finito il misto, ci dedichiamo a un'altra parte divertentissima del test DCT, l'off-road. Per farlo mi fermo qua sullo sterrato e imposto l'Africa Twin nella modalità che mi occorre adesso. Disattiviamo l'ABS, ma soltanto dietro. Sull'anteriore è meglio averlo sempre attivo anche con le gomme stradali, come in questo caso. Seconda mossa, tasto G del nostro cambio DCT. Tasto G acceso. Questo cosa fa? Dà un innesto più secco delle frizioni, che è molto importante in fuoristrada perché ci dà una connessione più diretta tra il gas e la ruota motrice. Dal tasto drive posso scegliere se utilizzarla appunto in drive, vedete, inserita la prima marcia, oppure se mettere in manuale. In questo caso voglio giocare e divertirmi, quindi metto manual, posso partire e iniziamo a vedere come va in fuoristrada. Ovviamente la frizione non c'è, la leva del cambio anche, ma vediamo se il divertimento è uguale, superiore o inferiore alla manuale. Disinserisco anche il controllo di trazione. Salita molto ripida, passo alla seconda con un tocco di indice molto facile, terza, adesso curva, scalo, manovra facilissima e non devo spostare lo stivale sulla pedana, quindi è molto più semplice rispetto a una moto classica. La conduzione anche a bassissima velocità è veramente semplice. Adesso affrontiamo questa curva a sinistra molto stretta. La frenata lavora al meglio anche con le gomme stradali, pensate un po'. Sono in prima ma c'è un po' di viscido, passo alla seconda, sto attento perché le gomme stradali ovviamente richiedono attenzione, però la moto ha un'ottima motricità. Il DCT in questo caso mi aiuta perché? Perché in discesa non mi fa spegnere la ruota posteriore. Serrato molto facile, guida in piedi, l'ergonomia in questo caso è ottima, ma è ottima anche perché ho veramente il massimo controllo della moto. Il cambio mi aiuta tantissimo perché sono totalmente concentrato sulla guida, non devo neanche parzializzare il gas quando cambio marcia. Adesso faccio un'inversione e guardate com'è semplice, a bassa velocità modulo il gas, adesso al retro modulo ancora e vedete com'è semplice perché non devo gestire la frizione e temere spegnimenti che in discesa
mi potrebbero anche far cadere. Invece adesso vedete, in discesa se arretro, do un po' di gas e la moto si muove o si arresta. Ripartiamo in salita. Adesso passo da manuale, passo a automatico e sport per avere il motore un po' più brioso. Infatti questa moto sui percorsi più stretti è più efficace della manuale. Rispetto alla manuale si avverte il peso in più, sono circa 10 kg, però se mettiamo sulla bilancia i pro e i contro del DCT, per adesso i pro stanno vincendo alla grande perché è più facile, meno stancante, ma soprattutto più efficace. Adesso una discesa molto tecnica, mi serve il freno motore, passo dalla seconda alla prima di mettermi sulla strada, e adesso vi faccio vedere come si comporta nello stretto. Vedete, col tasto G posso chiudere la curva di gas senza problemi. Passo alla seconda per avere la moto più scorrevole, prima di nuovo, quindi cambi marcia immediati senza tribulare con gli stivali. Ecco, adesso cosa succede? Sono in un sentiero stretto e per non rischiare di bloccarmi là in fondo, situazione tipica quando si fa maxi enduro, decido di fare la svolta, e questa è un'altra situazione a volte difficile. Mano sinistra, un pelo di gas e guardate come si arrampica, non sgomma, sale. Questo è un punto dove vengo spesso a fare le prove con le maxi enduro e vi assicuro che con la frizione ogni tanto c'è da tribulare, piantare delle belle sgommate, moto che si spegne, moto che riparte e sudore. Quindi la DCT rende la guida davvero più semplice, anche più divertente per gli esperti, perché vi potete concentrare sul divertimento disinserendo i controlli di gas. Adesso però vi faccio vedere anche in un confronto serrato con la manuale come affrontano in mano a piloti esperti, perché abbiamo preso Marcello, il capo della scuola Honda di Maxi Enduro. Vi dicevo come affrontano situazioni tecniche impegnative la manuale e la DCT. Adesso ragazzi parcheggiamo qua la DCT, la spengo pure, spengo il quadro, vedete, senza la marcia inserita la moto arretrerebbe, però Honda ha piazzato qua questa leva molto furba, quindi impugno il manubrio, la tiro, è un freno di stazionamento, DCT parcheggiata. Marcello, siamo qua per il confronto tra manuale e DCT, partenza in salita abbastanza ripida in questo caso e in più un fondo un po' smosso. Quali sono le difficoltà tipiche di una partenza così, visto che tu sei istruttore di guida in fuoristrada e lo sai bene? Dosare il rilascio del freno dietro, il rilascio della frizione e dare il gas giusto per non far patinare la moto per partire. Adesso, per farvi vedere meglio l'esercizio, abbiamo anche tolto il controllo di trazione. Esatto. Marcello, a te la palla e vediamo come si parte. Marcello ha messo la prima, vedete che il piede è sempre sulla pedana per gestire il freno, la moto sgomma ed è partito. Poi Marcello si è spenta davvero la moto, quindi non è così semplice. Abbiamo scelto una situazione non facile, però pensate quando siete in vacanza, magari Steratino che ti porta alla classica spiaggia, non è una cosa da prendere sotto gamba, perché dovete gestire moto pesanti con un piede soltanto a terra, magari su fondi inclinati. E dopo averlo fatto con la manuale, abbiamo scelto un canale più difficile rispetto alla manuale, perché hai detto che è più semplice la DCT, quindi vediamo come si va in questo caso. Come è regolato tutto il settaggio della moto? Allora, ho schiacciato il tasto G per la guida in fuoristrada, ho escluso l'ABS e ho escluso anche il controllo di trazione. E poi facciamo vedere se con il controllo di trazione disinserito la moto pattina o no. Quindi rispetto alla manuale in cosa sei agevolato? E praticamente in tutto. Perché la moto non arretra avendo inserita la marcia. Adesso vediamo che inserisce la marcia, rilascia il freno di stazionamento, vedete la moto è ferma, la moto è immobile, non arretra e non deve usare il freno dietro. Due piedi per terra, parte, minimo pattinamento col DCT, e la moto è salita in maniera davvero semplice. Quindi DCT in salita, l'abbiamo visto, aiuta tantissimo rispetto alla manuale. La manuale va anche lei, però bisogna sempre ricordarsi di tenere il piede sul freno per non farla scivolare indietro, e quindi c'è un equilibrio che non è paragonabile a quello della DCT. Seconda situazione critica nella guida di una maxi enduro è la frenata in discesa sul fondo a scarsa aderenza. Vediamo Marcello che simula questo errore con la Honda dotata di cambio tradizionale. Adesso frena, vedete, ha bloccato la ruota dietro, la moto si è spenta e tende a intraversarsi. Insomma, è sempre un rischio fare queste manovre, anche se volute. Però vi abbiamo fatto vedere che con il cambio tradizionale queste cose possono capitare. Adesso Marcello, fammi vedere una frenata col bloccaggio con la DCT. Guardate, ha bloccato la ruota dietro, però il motore non si spegne. Se sblocca il freno dietro è sempre accesa, quindi ti basta rilasciare il freno posteriore per avere ancora il controllo della moto e il motore in trazione. Esattamente. Buona anche questa, abbiamo visto un'altra caratteristica del DCT.
Non si spegne mai in fuoristrada. Non si spegne mai a meno che non lo faccia tu. Ragazzi, abbiamo provato l'intera gamma di CT a partire dall'Africa Twin anche in città. Qui si è rivelata molto facile da gestire anche nel traffico più stretto perché non dobbiamo lavorare con la frizione e con il comando del cambio. Poi siamo passati al Touring e nel misto abbiamo davvero due moto in uno, perché se usata in drive la moto è molto facile, leggera, fluida nei cambi di marcia anche col passeggero e a pieno carico, mentre usata in sport o in manual rivela l'altro suo volto, quello più sportivo, con cambiate velocissime e a prova di errore. Infine siamo venuti qua in fuoristrada dove questo sistema si è mostrato perfino furbo. Perché? Perché non ti fa sbagliare quasi mai e quindi se non sbagli non cadi, e se il percorso si fa difficile è persino più veloce, ma questo ce lo racconta Marcello. Eccomi qua, Andrea. Perché tu, Marcello, con la tua Africa Twin, oltre a insegnare nei corsi della Honda, ci corri anche nelle gare FMI di enduro. Esatto, e quindi va più forte, non c'è niente da fare. Ragazzi, più di così adesso le DCT le abbiamo provate, vi abbiamo raccontato come vanno e le lasciamo tutte per voi qua nei commenti su YouTube e ovviamente su moto.it. Ciao a tutti! Ciao!